finisce qui. L'Inter batte l'Empoli, finalmente si torna a vincere in campionato. Non ricordo più nemmeno com'era la sensazione di una vittoria in campionato, non riuscivo a ricordarla più. Inter batte Empoli 0-3 nel segno di Lukaku e Lautaro Martinez, dopo un primo tempo che ci aveva fatto molto preoccupare, Simo, perché abbiamo visto un primo tempo dove sembrava di rivivere un po' lo stesso spirito e i fantasmi delle ultime partite di campionato, delle ultime apparizioni, una squadra un po' deconcentrata, tanti errori di sufficienza, un Brozovic soprattutto che nel primo tempo era irritante a livello di prestazione, tantissimi errori banali e gravi, ma in generale nessuno avrei salvato nel primo tempo se non qualche, diciamo, azione offensiva di Bellanova e un Handanovic soprattutto che oggi tanti dubbi sul fatto che Inzaghi avesse deciso di schierare Samir Handanovic e poi invece Simo nel primo tempo fa una parata comunque molto importante su Cambiaghi che ci mantiene sullo 0-0, ci evita di tornare sotto con tutte le conseguenze che poi conosciamo benissimo. Nel secondo tempo l'Inter parte forse sulla stessa falsariga, però trova 3 gol. Seconda partita consecutiva con 3 gol segnati, l'Inter fa tanto turnover, riesce comunque a vincere una partita importante nonostante le tante rotazioni all'interno della formazione, non subisce gol e trova i gol dei due attaccanti soprattutto, dicevo, Lukaku e Lautaro Martinez. Dopo lo spavento dei primi 45 minuti ci portiamo a casa tanti risultati, tante notizie importanti e confortanti. Assolutamente sì, come dicevamo anche post Benfica, una delle bellissime notizie, al di là del passaggio del turno chiaramente, era proprio rivedere gli attaccanti sbloccarsi con gol su azione, Correa e Lautaro in particolare. Oggi Lukaku fa una bella doppietta, la fa trovando il primo gol di fatto con il primo pallone, la prima occasione vera che gli capita sui piedi in cui può calciare in porta e trova il gol di destro tra l'altro. Poi ne ha un'altra dove calcia fuori di poco e poi ha la seconda con cui trova il secondo gol e fa il gol alla Lukaku classico col doppio passo e il tiro in porta. Non è stata un Inter brillante anche oggi, perché comunque il primo tempo è stato negativo e come hai detto anche l'inizio della ripresa faceva temere un secondo tempo sulla falsariga del primo. Però, come abbiamo detto tante volte, l'attacco che fa gol e che converte in gol anche delle occasioni mezze, palle sporche o cose simili, copre tanti problemi. E oggi ne abbiamo avuto un'altra dimostrazione, perché oggi l'Inter non ha fatto la partita di La Spezia, dove crea 20 tiri, non ha fatto la partita con la Fiorentina, dove crea 20 tiri. Ne ha creati molto pochi, fino al primo tempo i tiri in porta erano 0 nello specchio della porta e poi chiude 3-0. Quindi io non so se da qui in avanti i nostri attaccanti continueranno con questa verve, però se così fosse sono convinto che vinceremo molte più partite, perché banalmente se immaginiamo in tutte queste partite che non abbiamo vinto un rendimento all'attacco, non dico superlativo, ma dico normale, non ne avremmo perse così tante, perché con tutta quella mole di gioco e di occasioni create avremmo fatto dei gol. Se da adesso in poi cominciamo a fare dei gol, chiaramente c'è un po' di rammarico per il passato, ma forse c'è un po' più di ottimismo in vista del futuro che deve ancora riservarci tanto, perché ci sono ancora tante partite e tanto importanti. Ed è bello e mi incoraggia che con queste tante partite tanto importanti gli attaccanti si siano riaccesi proprio ora. In mezzo c'è stato anche una traversa di De Vrij, quindi lì sembrava un attimino anche di rivedere qualche spettro di una partita maledetta, però ritrovare gli attaccanti in questo momento qui è forse la notizia più importante e più incoraggiante. Va detto che l'Empoli comunque sta vivendo un momento abbastanza complesso e di risultati non è in un grande momento di sicuro, quindi anche questo va detto, però è sempre un campo insidioso soprattutto in trasferta e poi soprattutto noi sappiamo che il vero primo avversario siamo noi stessi, quindi questo è molto importante questa vittoria, una seconda vittoria consecutiva, in campionato non si vinceva da tanto tempo, stavo ripensando poi ai gol, allo stile di gioco, parlavamo anche di un Inter un po' sterile nel primo tempo. A me Simo fa abbastanza, non dico rabbia, però mi rimango un po' perplesso dal fatto che nel primo tempo il gioco dell'Inter comunque si concludeva sempre allo stesso modo, cioè sfogava sulle fasce e si arrivava al cross sempre con la sensazione di calciatori che dicono ma sì, io faccio il cross
così il mio l'ho fatto, così poi vediamo davanti quello che succede. E una valanga di cross, tutti finiti più o meno alla stessa maniera, poi 3 gol, nessuno dei 3 di fatto arriva da cross, perché arrivano tutti e 3 da azioni centrali, da azioni verticali. È chiaro che una volta che hai fatto il primo, la partita si sblocca, si stappa, come dicevamo, e quindi ti permette di giocare anche con più spazi e con un Lukaku che più verticale diventa davvero devastante, però è vero anche che evidentemente qualcosa va registrato anche nel come vengono coinvolti gli esterni e, uhm, pensando poi anche a quella che è stata la partita di oggi a livello anche di rendimento, io ribadisco anche in ottica poi della gara contro la Coppa Italia, Lukaku è l'attaccante che nel bene e nel male ti genera occasioni. C'è un'azione nel finale del secondo tempo dove un difensore sbatte addosso a Lukaku, Lukaku praticamente non ne risente nemmeno, resta in piedi e si crea la superiorità numerica con Lukaku che va in porta grazie al suo fisico così in maniera molto apparentemente senza difficoltà. Lukaku così, Lautaro contro il Benfica si è sbloccato, ha fatto una grande partita e anche oggi è entrato molto bene in gara e segna un altro gol importante. Magari insieme fino ad ora non hanno funzionato benissimo, ma oggi sono i 2 attaccanti più forti che hai a disposizione e i 2 attaccanti probabilmente anche più in forma. Quindi magari se non funzionano benissimo devi comunque trovare il modo di farli funzionare, in vista di mercoledì contro la Juventus e in vista delle prossime partite. Assolutamente. Proprio in virtù di quello che dicevamo prima, dell'importanza dell'attacco, hai avuto la fortuna, la bravura, quello che si come la si giudica, di ritrovare un Lukaku finalmente, affine al gol e dargli continuità. E come dicevo in chiusura di cronaca, io poi con la Juve lo voglio vedere in campo. Non mi interessa che tu magari in questo momento abbia più delle coppie formate, quindi Correa, Lukaku e Lautaro Dzeko. Ehm, Ci può stare, però poi le partite e i momenti li devi leggere. Se arrivi a Empoli-Inter con Lukaku che fa 2 gol e gioca così bene, tra l'altro fa pure l'assist per il terzo, Sì. e hai la Juve da affrontare, gioca Lukaku, fine. Cioè io non posso pensare che con la Juve mi metti in campo Dzeko, che peraltro sono 3 mesi che fa malissimo, parliamoci chiaro. Cioè, poi magari è utile, per carità, lega il gioco, sappiamo quali sono le virtù di Dzeko, però rispetto al primo pezzo di stagione Dzeko sta facendo male. Quindi con la Juve gioca Lukaku, poi eventualmente a gara in corso puoi fare le tue sostituzioni e si va avanti così, perché questa squadra ha un bisogno enorme di aggrapparsi anche a delle certezze di questo tipo. E quindi quando ne riesci a trovare una che ti spunta magari anche, non dico per caso, perché Lukaku è Lukaku, però ti spunta così, aggrappati, dagli continuità. È lui stesso che lo diceva tempo fa, ho bisogno di giocare, ho bisogno di trovare continuità. Ce l'hai lì, lo paghi tanto, mettilo in campo. Sfruttalo fino alla fine. E Armando, grazie mille Armando per il grande sostegno, davvero di 11 sconfitte bastava fare un paio di vittorie, sì, Eh. oppure qualcuno magari non perderla. E qui si torna sempre a Lukaku. Diciamo che Lukaku avendocelo un po' di più a disposizione, quei 5 o 6 gol in più come minimo te li avrebbe fatti e sarebbe tutta un'altra situazione di classifica e ti saresti potuto giocare tutta un'altra serie di cose con più tranquillità la Champions League di sicuro. Grazie Armando, davvero. Vincere aiuta a vincere, scrive De Pica Pica. Grazie mille del nostro grande Pica Pica che ci sostiene sempre. Vincere aiuta a vincere. La cosa che mi incoraggia, infatti, Simo, e ne parlavamo, è che l'Inter comunque ha nelle corde la possibilità, nonostante un calendario molto difficile da qui in avanti, di fare un bel filotto di vittorie che è assolutamente necessario per riportarsi dentro il quarto posto. Lo può fare, soprattutto se ritrova degli attaccanti così e soprattutto se riesce a vincere qualche partita un po' più sporca, perché oggi oggettivamente la partita si stava sporcando parecchio. Comunque era una grande battaglia che si è riuscito a sbloccare appunto con un gol importante, anche facendo qualcosa di diverso rispetto al solito, perché io dicevo il primo gol di Lukaku solitamente mi aspetto che l'attaccante poi la scarica a destra dove c'era Bellanova da solo, invece è andato al tiro diretto, l'hai sbloccato e ti sei portato a casa una vittoria. Ehm, Si sta sbloccando qualcosina, oggi era importante dare una conferma dopo il Benfica e quindi è soprattutto la testa quello che conta, per cui è una vittoria da pesare ancora più dei 3 punti secondo me.
The Pure Draconet, grazie Alex, grazie di cuore, dice Lukaku mentalmente sbloccato, è insostituibile. È insostituibile perché in Serie A fa la differenza, nettamente, senza alcun dubbio, e ce ne rendiamo conto, assolutamente. Va bene Simo, direi che abbiamo detto più o meno tutto, poi a parte faremo le nostre pagelle, l'unica cosa vi faccio vedere la classifica aggiornata a questo punto, in virtù del risultato appena maturato, con il Napoli in vetta con 75 punti in attesa della gara contro la Juventus di questa sera. Juventus-Napoli si gioca con la Juventus a 59 punti, in mezzo la Lazio ferma a 61, fermata ieri dal Torino, con l'Inter che quindi salendo a quota 54 mette pressione alla Roma che è a 56 al quarto posto, quindi la Roma 56, Roma che ha avuto qualche infortunio in queste ore, affronta stasera l'Atalanta in un altro scontro diretto molto importante, e l'Inter si riporta a meno 7 dalla Lazio che sarà la nostra prossima avversaria in campionato, scavalca per il momento il Milan che però Simo vincerà sicuramente contro il Lecce senza alcun tipo di problema, e l'Atalanta come detto a 49. È un weekend importante, l'Inter dà un segnale con 3 punti molto pesanti, adesso ovviamente bisogna dare continuità, prima però c'è la Coppa Italia. Se non devi aggiungere altro tu andiamo in chiusura. Vai pure. Diamo qui allora la nostra clip, fateci sapere nei commenti come commentate questa partita, chi è stato il migliore in campo, direi Lukaku a parte, considerando la doppietta, quindi aspetto nei vostri commenti e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo su www.passioneinter.club per entrare a far parte del nostro magnifico club dei sostenitori di Passione Inter.